Ciao YouTube, sono Angela e vorrei farvi un video in italiano così posso spiegare un po' perché ho imparato italiano e come l'ho fatto. Oggi non mi ricordo il giorno esattamente, ma il mezzo di maggio nell'anno 2020, quindi nel cuore della meravigliosa COVID-19 o la coronavirus, sì. Ehm, Siamo qua a Houston. Sì, è aperto, la città è aperta, la gente stanno lavorando, ma magari 50% o di più stanno lavorando da casa. I ristoranti sono aperti, però solo 25%, pure i parrucchieri. E niente. Adesso la vita è proprio una merda, però dai, dobbiamo andare avanti e speriamo bene. Io spero che voi stiate tutto bene, in bella salute, con nessun problema e ancora con lavoro. Io so che questo periodo ci sono un sacco di gente senza lavoro, pure il mio marito è stato licenziato durante questo periodo, ma tutto a posto. Stiamo pensando un po' come organizzare il futuro, se vogliamo tornare in Italia o in Europa o se vogliamo rimanere qua a Houston. Vediamo un po'. Ma comunque, come ve l'ho già detto, volevo parlare di perché ho deciso di imparare italiano e come l'ho fatto. Guarda, io sono stata per la prima volta in Italia 2012 senza sapere niente della lingua italiana. Sono andata là con un, come si dice, cioè con niente. Io ho scritto magari 10 parole in italiano, tipo buongiorno, grazie mille, piacere di conoscerti, così riesco a sopravvivere il primo giorno in Italia. Ehm, sì, è quello. Ho imparato italiano là in Italia. Non ho studiato italiano qua in America prima. Ho studiato per 4 mesi a Perugia, nell'Università per stranieri di Perugia. E sì, era una bellissima esperienza. Ho abitato in Italia per un anno, quasi un anno. 4 mesi a Perugia, ma l'altro il resto è a Pescara, una città in Abruzzo. Scusatemi, fa male la braccia. Però sì. E niente, ho imparato italiano, diciamo, più colloquiale, sì, e quindi, ma quando magari 3 anni fa ho deciso qua in America che volevo studiare italiano perché sì, volevo, me la caverò, cioè potevo parlare e sopravvivere in Italia, ma non sapevo le regole o la grammatica della lingua e volevo proprio imparare la lingua, cioè 100%. E quindi ho deciso 3 anni fa, quando siamo trasferiti qua a Houston, a tornare a scuola. C'è una scuola qua per imparare italiano e quindi sì, ho iniziato e devo dirvi che ho imparato di più qua in America che no, non è che ho imparato più qua, ma ho imparato mm, un altro lato della lingua, invece di solo parlare, ho imparato la storia,
la grammatica, come parlare più formale, più informale, come parlare con congiuntivo, condizionale, ciu ciu ciu, così. È stata una bella esperienza pure perché i miei insegnanti qua sono italiani, non sono americani e quindi sì, il problema qua, per esempio, quando vai nella scuola media o la scuola in generale, di solito l'insegnante non è italiano o non è, cioè per esempio per spagnolo non è messicano, è di solito è un americano. E quindi tu riesci a, quando tu studi nella scuola, di solito tu non ascolti la gente che sono madrelingua e tu riesci a, cioè il tuo accento diventerà più americano. Sì. E poi sì, ho imparato italiano così. Il mio italiano ancora non è perfetto. Ancora ogni settimana faccio la lezione in italiano. Però sono abbastanza contenta. Vorrei migliorare il mio italiano nel senso che non devo fare questi video per praticare il mio italiano. Però sono contenta perché 6 mesi fa ho preso un lavoro qua perché loro servono qualcuno che parla italiano e quindi io ho questo lavoro in cui devo parlare tutte e due, inglese e italiano, e, e io devo prenotare gli appuntamenti per i veterani americani che abitano in Italia e quindi io devo parlare con i medici in Italia. Eppure qualche altro paese, ma quel paese che controllo di più è Italia perché parlo italiano. E niente, ecco perché questo è come ho imparato italiano. Devo dirvi, se volete imparare una lingua, dovete avere l'amore per la cultura e la lingua. Cioè, devo dire, ho studiato spagnolo per 3 anni solo perché spagnolo era una lingua, diciamo, meglio a imparare perché ci sono un sacco di gente che parlano questa lingua e un sacco di paesi in cui loro parlano spagnolo, ma io non riuscivo a parlare niente in spagnolo perché io purtroppo non ho l'amore e la passione per questi paesi. Cioè, per me Italia, io ho questo. Italia sta qua, dove sta il mio cuore, sta là, che c'è. Italia per me, io è un sogno. La cultura, la lingua, il cibo, la gente, tutto. E devo dirvi, se volete imparare una lingua, dovete avere questo amore. Non è, cioè, è solo questo. Dai, va bene, ho parlato troppo. Vi lascio. Buona giornata a tutti e ci vediamo dopo. Ciao.